Se hai visto il mio precedente video sulle persone altamente sensibili, già saprai che da un po' di tempo ho scoperto di appartenere a questa categoria di persone. Scoprire di essere una persona altamente sensibile è stato per me davvero importante e mi ha fatto capire che devo essere io, in prima persona, a dare la forma che voglio alla mia vita. In questo video vorrei parlarvi di come personalmente gestisco la mia alta sensibilità e quindi di come cerco di usarla a mio vantaggio, andando invece a controllare gli aspetti che io reputo negativi. Quindi, se sei una persona sensibile e introversa, oppure anche semplicemente se ti senti stanco e sopraffatto, potresti trovare in questo video degli spunti utili per migliorare la situazione. Io sono Miriam e ogni settimana pubblico su questo canale un nuovo video in cui parlo di come possiamo rendere la nostra vita più lenta e minimalista in un mondo che va sempre troppo di fretta. Per riassumere in poche parole la mia storia, ho passato tanto tempo della mia vita a sentirmi un po' strana e diversa dalla maggior parte delle persone. Fin da piccola ho notato subito di essere una persona molto riflessiva e portata a vivere le mie emozioni molto intensamente. Diciamo che questo ha sicuramente degli aspetti positivi e infatti mi piace il fatto di essere intuitiva e naturalmente capace di entrare in connessione con tutto quello che mi circonda. Penso che l'empatia che caratterizza naturalmente le persone altamente sensibili sia davvero un dono, così come la tendenza a riflettere sugli aspetti più profondi e meno materiali della nostra esistenza. Le persone altamente sensibili sono piene di bellezza da condividere e sono generalmente rispettose verso gli altri, soprattutto verso le persone più deboli. Allo stesso tempo però ho sperimentato sulla mia pelle anche gli aspetti meno simpatici dell'essere altamente sensibile e sono arrivata al punto di sentirmi sopraffatta un po' da tutto, dalle emozioni, dallo stress e da tutti gli stimoli che ricevevo durante le mie giornate. Per questo motivo ho cercato e sono tuttora alla ricerca di modi per gestire al meglio la mia alta sensibilità e per questo vorrei appunto condividere con voi alcune cose che mi stanno aiutando. Conosci meglio te stesso. Innanzitutto, il primo passo che mi ha aiutato a gestire meglio la mia sensibilità riguarda la maggiore conoscenza di me stessa. Come ho accennato all'inizio del video, il fatto di avere scoperto di essere una persona altamente sensibile è stato per me un vero e proprio punto di svolta, perché ho iniziato a capire cose di me che non capivo assolutamente in precedenza. Se non l'hai visto, ti consiglio di andare a vedere il mio precedente video in cui parlo di chi sono le persone altamente sensibili e delle loro principali caratteristiche. Metto il link a quel video nella descrizione sotto a questo video, così ti è più facile andarlo a trovare. In quel video ho parlato anche di un test che è possibile fare in pochi minuti su internet per capire se si rientra all'interno delle persone altamente sensibili. Ecco, quando ho sentito parlare per la prima volta di questo argomento, è come se mi si fosse accesa una lampadina e tutto mi è sembrato subito più chiaro. Non sono strana, sbagliata o esagerata, sono semplicemente una persona che ha una sensibilità più sviluppata. Accetta la tua sensibilità. Un altro passaggio che mi ha aiutato ad andare più d'accordo con la mia sensibilità è stato semplicemente accettarla. In passato ho pensato varie volte che avrei voluto essere meno sensibile proprio per avere la vita più facile sotto tanti punti di vista. Le differenze con gli altri le ho sempre notate e le noto ancora di più da quando ho approfondito questo discorso, quindi penso tanto, mi stanco con più facilità, ho spesso bisogno di stare sola, mi danno fastidio i rumori forti e la luce troppo intensa e mi sento anche facilmente sovraccaricata. Ma purtroppo o per fortuna sono fatta così e quindi non posso far altro che convivere nel modo migliore possibile con questo mio modo di essere, che oltretutto ha anche dei bellissimi aspetti positivi.
Gli studi scientifici rivelano che il sistema nervoso delle persone altamente sensibili elabora molte più informazioni del normale e quindi è anche per questo che ci sentiamo spesso stanchi e sopraffatti. Non è colpa nostra, è proprio il fatto di appunto conoscere me stessa e accettare la mia sensibilità mi ha aiutato a svolgere poi anche delle azioni pratiche per andare più d'accordo con questo lato della mia personalità. Rendi la tua vita più facile. Una volta che ci siamo capiti meglio e che abbiamo capito che il nostro cervello è praticamente sempre attivo e lavora a 1000 per cogliere anche tutti gli aspetti più piccoli dell'ambiente in cui ci troviamo, quello che possiamo fare è cercare di rendere la nostra vita più semplice, dove vediamo che c'è qualcosa che ci stressa. Personalmente a me aiuta molto arrivare in anticipo quando devo fare qualcosa e questo mi dà appunto il tempo di abituarmi alla nuova situazione o al nuovo ambiente in cui mi trovo senza sentirmi catapultata da una situazione all'altra. Oppure cerco di non pianificare cose per me stressanti tutte insieme e quindi se ad esempio durante una giornata so che ho un impegno che mi costerà molte energie, cerco di rendere il resto del tempo più leggero e di prevedere un po' di riposo. Per me il minimalismo e lo slow living, di cui parlo in questo canale, sono proprio due modi pratici che mi aiutano a supportare la mia sensibilità. Il minimalismo mi permette di eliminare il superfluo dalla mia vita e quindi di avere un maggiore ordine mentale, mentre lo slow living mi permette semplicemente di vivere la mia vita con consapevolezza. Credo che possiamo fare molto per stare bene e questo secondo me deve partire in primo luogo da noi, perché siamo noi come persone a conoscerci e a sapere cosa per noi è veramente importante ed è quindi da tutto questo che dobbiamo partire per andare a creare, quindi a crearci da soli, una vita il più possibile coerente con il nostro modo di essere. Impara a dire qualche no. Noi, persone altamente sensibili, siamo molto attenti agli altri e questo spesso ci porta a mettere i loro bisogni davanti ai nostri. Non è facile per noi esprimere un parere diverso oppure portare avanti i nostri bisogni perché ci preoccupiamo sempre troppo di quello che possono pensare o di come possono reagire le altre persone. Per stare meglio dovremmo quindi dire qualche no in più, in modo consapevole e quando ne abbiamo bisogno, facendo capire agli altri il motivo e perché per noi è così importante. Dire qualche volta no non significa essere poco disponibili, piuttosto significa proteggersi e prendersi cura di noi stessi. Condividi con chi ti è vicino che sei una persona altamente sensibile. Mi ricollego al punto precedente perché so quanto sia difficile dire di no a un amico che ci chiede di uscire dopo tanto tempo oppure a una cena in famiglia, soprattutto se gli altri sembrano prendere male il nostro rifiuto. Un suggerimento che mi sento di dare, cosa che sto iniziando a fare, è di informare le persone a noi vicine relativamente al fatto di essere una persona altamente sensibile. Magari lo si fa per parlare e per conoscerci meglio, ma questo darà all'altra persona più elementi per capire il nostro comportamento in alcune situazioni e sono assolutamente sicura che se questa persona ci vuole bene, ci capirà e ci rispetterà. Passa del tempo da solo. A me piace molto passare del tempo da sola, mi ricarica tantissimo. Non faccio sempre le stesse cose, a volte semplicemente mi rilasso, rifletto su qualcosa che mi interessa in quel momento, oppure magari ascolto volontariamente una canzone che risveglia in me emozioni e ricordi. Quando passo del tempo da sola è come se spostassi l'attenzione dall'esterno all'interno e questo sentirmi in connessione con me stessa per me è importantissimo. Inoltre, quando sono sola mi sento anche più concentrata e creativa e ho come l'impressione di dare più libertà alle mie emozioni.
Se non lo faccio per lungo tempo è come se veramente mi perdessi e quindi sento proprio il bisogno di passare del tempo da sola per ritrovarmi. Imposta dei limiti. Conoscersi meglio significa anche capire cosa ci fa stare male e cosa per noi è pesante a livello emotivo. Quindi è bello essere generosi, ma questo non significa che dobbiamo farci travolgere dai problemi degli altri. È positivo essere precisi e avere delle alte aspettative, ma questo non deve farci buttare a capofitto su qualcosa andando poi a trascurare tutto il resto. Impostare dei limiti è la cosa migliore per trovare il nostro equilibrio interiore che ci fa provare stabilità e benessere. Cura te stesso. Il fatto di percepire il mondo molto profondamente e intensamente ci richiede parecchia energia. Per questo motivo dovremmo appunto fare attenzione a come ci sentiamo e dovremmo anche prenderci cura di noi stessi. Per prendermi cura di me ho sviluppato nel tempo delle abitudini sane che cerco di portare avanti con regolarità, come ad esempio cerco di avere sempre con me dell'acqua e qualcosa da mangiare durante le mie giornate, oppure cerco di dormire 8 ore a notte perché a me sembra che se dormo meno non mi sento pienamente riposata. Anche l'esercizio fisico e la meditazione per me sono molto importanti per dare sfogo e attenzione al corpo e alla mente. Insomma, non credo esista una ricetta valida per tutti, perché ognuno di noi ha le proprie esigenze e quindi deve seguirle, tenerle in considerazione, però l'importante è ricordarselo e quindi dare attenzione a tutto questo. Spero che questi suggerimenti vi siano stati utili e vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate e se anche voi avete dei suggerimenti per gestire l'alta sensibilità. Lasciate un mi piace al video se vi va e iscrivetevi al canale per seguire sempre nuovi video a tema slow living, minimalismo e sostenibilità. Essere sensibili è una cosa che dovremmo apprezzare a pieno, anzi spesso penso che un mondo fatto di persone più sensibili sarebbe sicuramente un mondo migliore. Quindi mi raccomando, siate gentili con voi stessi e prendetevi cura di voi e della vostra preziosa sensibilità. Ciao, grazie e ci vediamo presto!